L'Inter vuole Marco Palestra. Sia la Gazzetta che il Corriere confermano che ci sono stati dei primi contatti tra Marotta e la famiglia Percassi con il presidente dell'Inter che sta sondando un po' il terreno per capire se quei famosi 40 milioni di euro per Palestra, dei quali si parla già dalla sessione invernale di mercato, possano essere abbastanza per convincere l'Atalanta. Atalanta con cui l'Inter ha già intrapreso in passato delle trattative, arriviamo dalla scottatura, passatemi il termine, Lookman, e quindi in questo caso Marotta si muove in anticipo sia per capire se ci sono i margini per una trattativa, ma anche per anticipare la concorrenza, perché l'interesse, ecco, non arriva soltanto da Milano, visto che Palestra è uno di quei giocatori che sicuramente ha impressionato in questa stagione per impatto, nonostante la giovane età, perché parliamo comunque di un classe 2005 che ha alle spalle un solo anno ed è il suo primo anno effettivo in Serie A, ma che sta dando l'impressione, la sensazione che possa già essere pronto per il grande salto. E quindi oggi vi raccontiamo un po' il dietro le quinte di questa trattativa, perché può diventare effettivamente uno degli snodi più importanti di questo calciomercato estivo nerazzurro, uno degli snodi perché in realtà ce ne sono anche altri, visto che sul tavolo ci sono diversi nomi. Oggi in questo nuovo contenuto, oltre al discorso palestra, affronteremo anche quello che riguarda un altro giovane talento, e sto parlando di Aleksandar Stankovic, che proprio ieri è stato premiato come miglior talento di questa stagione in Belgio, che è reduce da un anno importante al Bruges, su cui l'Inter ha una clausola da 23 milioni, quindi può riportarlo a Milano per 23 milioni, ma arrivano anche delle sirene dall'Europa, visto che appunto il fatto che Stankovic sia esploso in questa stagione è sotto gli occhi dell'Inter, ma non solo, anche di altri club europei. Andiamo per gradi però, perché voglio partire da palestra, ma parto innanzitutto salutandovi, quindi ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri. Vi invito come sempre a continuare a supportare il progetto Passione Inter con un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale per chi non l'avesse ancora fatto, e vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter. Vi faccio sempre questa breve introduzione perché il vostro supporto è sempre fondamentale per noi, quindi vi ringrazio davvero di cuore per la vostra presenza costante qui sul canale. E allora partiamo con Marco Palestra, che so che è un nome che stuzzica tanti di voi. Io oggi in questo contenuto un po' di provocazioni ve le lancio lì, parleremo e faremo un po' di considerazioni, e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Come vi dicevo, Marotta si è mosso in anticipo sul giocatore che arriva da 37 presenze con la maglia del Cagliari, è in prestito al Cagliari e farà il ritorno a Bergamo. Infatti sono arrivati anche ringraziamenti sui social, mi sembra nella giornata di ieri. L'Atalanta è stata, diciamo, lungimirante nel non mettere nessun tipo di clausola di riscatto, e in questo momento si ritrova tra le mani un giocatore il cui valore è sicuramente aumentato rispetto a quando è arrivato in Sardegna. I nerazzurri di Milano vogliono sicuramente cominciare a prendere un po' di vantaggio sulla concorrenza, perché appunto Palestra è un giocatore che in questo momento è sotto gli occhi di diversi club. Palestra che in questa stagione ha mostrato tanto, ha mostrato non solo con la maglia del Cagliari, ma anche con la maglia della nazionale italiana, e quindi sicuramente è uno di quei profili per caratteristiche che può attirare l'Inter e non solo. C'è un aspetto interessante prima di andare alle varie considerazioni sul giocatore e un po' anche sulla cifra, che poi è quello su cui mi concentrerò di più in questo contenuto. Noi abbiamo sempre parlato di Palestra anche in relazione a Dumfries, perché il giocatore numero uno su quella corsia, sulla corsia di destra, è Denzel Dumfries. La Gazzetta in realtà questa mattina diciamo che scrive e sottolinea il fatto che l'operazione Palestra può arrivare a prescindere dal futuro di Dumfries, che sappiamo avere una clausola da 25 milioni che può essere esercitata da club esteri nel mese di luglio, quindi il futuro di Dumfries è sicuramente in bilico in base alle intenzioni di eventuali club europei, ma appunto Palestra potrebbe arrivare a Milano a prescindere dal futuro di Denzel Dumfries, e anzi la Gazzetta spiega in realtà che l'eventuale permanenza di Dumfries potrebbe favorire un inserimento graduale di questo ragazzo. Sapete che io su questo discorso un po' sono titubante, perché nel momento in cui arriva un giocatore su cui viene fatto un investimento così importante, pensarlo come vice di un giocatore che è già un titolare fisso e che è difficile da smuovere
è un qualcosa che faccio fatica in questo momento a comprendere, anche se mi rendo conto che ci sono talmente tante partite, talmente tanti impegni che poi ci può essere effettivamente un'alternanza, però è anche difficile pensare di mettere in panchina, Dumfries, e questo va considerato, ma ci arriviamo per gradi. Sicuramente questo cambia sicuramente le prospettive dell'Inter, che può appunto destinare parte del budget per questo giocatore. Diciamo che, come vi dicevo inizialmente, facevamo questo discorso legato al futuro di Dumfries, in realtà sembra che adesso il discorso palestra sia più legato al futuro di qualche giocatore che potrebbe lasciare spazio a palestra e, il primo giocatore, che ci viene in mente è sicuramente, Luis Enrique, che sembra quello più, pronto eventualmente, o meglio quello più, sul mercato, perché Luis Enrique già nella sessione invernale aveva avuto delle offerte e poi l'Inter ha deciso di trattenerlo anche per l'assenza di Dumfries per infortunio, quindi Luis Enrique è il primo nome che ci viene in mente da fare eventualmente per una sostituzione, mentre Diouf, come vi ho detto più volte, è vero che Diouf non gioca effettivamente in quel ruolo, o meglio il suo ruolo naturale non è quello di esterno destro, però sembra poter essere un jolly e un'opzione per quella corsia. Quindi il primo nome che ci viene in mente eventualmente per andare a fare posto e a fare spazio a Marco Palestra è proprio quello di Luis Enrique, contando che poi il futuro di Dumfries comunque resta in bilico fino alla fine di luglio, contando che poi il giocatore comunque è in scadenza, nel 2028 e l'inserimento di Palestra eventualmente può anche essere in prospettiva, considerando che, Dumfries potrebbe, ecco, lasciare l'Inter comunque, se non in questa stagione, nelle prossime stagioni. Quindi ti metti già in casa un titolare effettivamente, che poi dovrà dimostrare di poter essere un titolare all'Inter, però questo va, sicuramente detto. Tra l'altro, a proposito di questo discorso titolarità, non titolarità, avevamo portato sul nostro canale qualche settimana fa, anzi prima della gara con il Cagliari se non erro, il collega Riccardo Spignesi che segue il Cagliari, che ha seguito molto da vicino questo giocatore e ce ne aveva parlato in un modo estremamente positivo. Se vi ricordate, per chi ci ha seguito, aveva parlato di un giocatore capace veramente di fare la differenza, di un profilo che si è praticamente affermato e consacrato, nel Cagliari, ma soprattutto aveva, come dire, sottolineato il fatto, che fosse un giocatore molto sicuro delle proprie potenzialità e destinato, secondo lui, a finire in un grande club. Diciamo che questo aspetto del carattere e della sicurezza è un aspetto molto importante. Più volte vi ho sottolineato come, ad esempio, Luis Enrique, secondo me, pecca un po' di timidezza. Ecco, diciamo che per un giocatore che deve affacciarsi ad un grande club, sicuramente l'intraprendenza e il carattere in questo senso fanno la differenza, oltre che ad una buona tecnica, perché Palestra ha dimostrato anche questo e di avere quella famosa caratteristica del fatto che salta l'uomo, che punta l'uomo, che manca a questa Inter, che forse ha soltanto con Diouf, e poi la velocità, la falcata. Riccardo aveva, detto chiaramente che una volta che parte sulla fascia non lo riprendi più e questo è sicuramente un altro aspetto da considerare, oltre a quello appunto che riguarda la, personalità, tutte caratteristiche che sicuramente a questa Inter, possono servire. E poi ve l'ho detto in apertura, è stato anche premiato come miglior difensore della Serie A, quindi già un riconoscimento importante al primo anno effettivo in Serie A. C'è anche da considerare che Chivu aveva palesato sicuramente l'apprezzamento nei confronti di questo giocatore, perché proprio dopo la gara, contro il Cagliari aveva come dire, un po' si era avvicinato al giocatore per complimentarsi, quindi anche questo va detto e ci dimostra che anche il tecnico nerazzurro comunque aveva, come dire, messo gli occhi su questo talento. Chiudo su Palestra, però prima di chiudere il passaggio che secondo me è fondamentale, che è quello che riguarda proprio, la cifra, perché vorrei condividere questa considerazione con voi e sapere ovviamente che cosa ne pensate. Detto che il mio parere su Palestra è un po', come dire, cambiato durante il corso della stagione. Ero un po' scettica inizialmente perché, quando ve lo dico in tutta sincerità, sperando di non scatenare ire, però devo dire che quando, si come dire, si dà subito un prezzo molto alto a un giovane italiano, a volte io prendo un po' questa valutazione con le pinze, perché sappiamo che in Italia c'è un po' questa tendenza
tendenza a valorizzare immediatamente un giocatore e a dare subito un prezzo molto importante. È anche vero che appunto nel corso della stagione il mio punto di vista su Palestra è cambiato e, non che non fosse un giocatore che, non ritenevo, insomma talentuoso, ma volevo aspettare la fine della stagione per tirare le somme. Anche quello che ha fatto vedere con la maglia dell'Italia a livello di personalità mi ha fatto aggiungere dei punti in più per questo giocatore. Quello su cui appunto metto l'accento e vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate, è il discorso che riguarda il prezzo, perché l'Inter in questo momento, se dovesse mettere 40 milioni per Palestra, dimostrerebbe di essere sicuramente un Inter lungimirante, un club che prova a giocare d'anticipo, che prova ad individuare quello che è il talento prima dell'esplosione definitiva per portarlo a Milano e per approfittarne. L'ha fatto in passato con Bastoni, l'ha fatto con Barella, insomma, ci sono state, ecco, delle situazioni simili che poi hanno premiato. Quello che però per me resta oggettivo è che in trattative simili o comunque tipo questa che riguarda Marco Palestra, quello che tu paghi in realtà è la proiezione del talento, è il potenziale del giocatore e non effettivamente quello che ha già dimostrato. E quindi sicuramente ti prendi un rischio, perché Palestra ha già dimostrato in questa stagione di poter fare bene, però il salto in un grande club e appunto anche l'ambientamento in un club come l'Inter ti dà poi modo e ti mette in una condizione ben diversa, quindi lì devi dimostrare. Per questo dico l'Inter da una parte, dimostrerebbe di essere lungimirante, dall'altra parte comunque ti prendi un rischio, perché in questo momento quello che tu paghi, i 40 milioni, tu li paghi sulla proiezione del talento, sul potenziale di un giocatore e non su quello che ha già dimostrato. Ricordiamoci che l'Inter 40 milioni per la corsia di destra li spese per Hakimi, che era un giocatore in una situazione totalmente diversa rispetto a quella di Palestra. Quindi quando faccio questo discorso non è per smontare, l'idolo Palestra, ma è per farvi rendere conto del fatto che comunque, un investimento di 40 milioni per un giocatore del genere in questo momento è sicuramente, più legato al potenziale che non a quello che ha già dimostrato, perché deve ancora dimostrare. Quindi è un po' il mio punto di vista quando si sparano prezzi così alti e cifre così alte per un talento giovane. Detto poi che bisogna capire se ci fermiamo a 40 milioni, perché sono anche curiosa di vedere qual è la mossa, dell'Atalanta che sappiamo essere soprattutto con l'Inter un po' sempre molto tirata, ecco, se vogliamo e quindi è da capire. Però è un profilo interessante su cui io punterei, farei delle valutazioni magari in più rispetto anche a tutto il resto che si vuol fare, quindi dove destinare il budget, però resta un giocatore che comunque piace e che potrebbe dare il suo sicuramente a questa Inter. Chi secondo me è indubbio che possa dare il suo a questa Inter è Aleksandar Stankovic, che io porterei domani a Milano. L'Inter può esercitare questa clausola da 23 milioni, clausola che quasi sicuramente eserciterà per riportarlo a Milano. Una volta che torna a Milano bisognerà fare delle valutazioni perché, come io ho detto in apertura, ci sono diversi club che sono molto attratti da questo giovane. Giovane che in 55 partite con la maglia del Bruges ha collezionato 9 gol e 5 assist, è stato premiato nella giornata di ieri come talento di questa stagione, di questo campionato belga, quindi un riconoscimento che da una parte spingerà ancora di più l'Inter a portarlo a Milano, dall'altra parte però occhio, perché come l'Inter vede questo talento, anche altre squadre insomma vedono quello che ha fatto Aleksandar Stankovic e quindi occhio alla tentazione, come abbiamo detto più volte, di fare plusvalenza su questo giovane. Io mi auguro, visto che ho parlato di Inter lungimirante, che l'Inter lo sia effettivamente su questo giocatore e che se lo tenga ben stretto, perché è un talento secondo me veramente con ancora più margini di crescita, può essere utile per le liste, è un nerazzurro, ha tanti fattori che messi insieme per me valgono, insomma il fatto che l'Inter possa tenerlo e trattenerlo a Milano. Tra l'altro Stankovic proprio ieri ha parlato del suo futuro, è rimasto sicuramente molto vago. Lui ha detto: "Tra pochi giorni partirò per andare in nazionale, poi ci saranno le vacanze, ci sarà tempo per parlare".
l'impressione è che questo giocatore voglia tornare a Milano, lo ha detto più volte in diverse interviste, lui è un nerazzurro, è figlio di Dejan Stankovic, quindi che ve lo dico a fare? Sicuramente l'intenzione del giocatore è quello è quella di fare ritorno a Milano. Speriamo che l'Inter faccia la valutazione giusta su questo talento che, ribadisco, per me sarebbe proprio da andare a prendere e trascinare, trascinare in quel di Milano. Voglio sapere però anche voi che cosa ne pensate, sia sul discorso palestra che sul discorso Stankovic. Sono tutti temi che riaffronteremo anche nella diretta delle 19:30 qui su Passione Inter, quindi mi raccomando, vi aspetto sintonizzati alle 19:30. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del contenuto. Vi lascio un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.